fare innovazione è un mix di cose. Ovviamente esiste innovazione tecnologica, innovazione è anche banalmente fare formazione. Innovazione vuol dire continuamente lavorare sui processi, vuol dire un dialogo continuo con i commerciali, non è sicuramente l'ufficio dove ci sono quelli che fanno R&D. Fare innovazione è una predisposizione che le aziende devono avere, è qualcosa che deve esserci nel DNA, è non avere voglia di dire io sono arrivato. ML sta per marcature laser. Sui gadget, le penne, gli accendini piuttosto che piccoli oggetti, andare a scrivere il nome del cliente, e da una realtà che si pensava come ambizione essere molto più piccola è cresciuta fino a diventare una realtà che opera nel mondo industriale, e da lì il passaggio da marcature laser a incisione laser e quindi ad engraving. Il core business opera nel mondo degli stampi per materia plastica, gomma e affini. Un'altra divisione importante invece si occupa di cesellatura, quindi tramite l'incisione laser e tramite la progettazione digitale andiamo a creare delle sculturazioni decorative per oggetti preziosi, oggetti di valore in metallo. ML aiuta il cliente finale a far percepire il valore di un oggetto. Viene definito normalmente la qualità percepita. Un oggetto io normalmente lo tengo in mano, quindi una sensazione di piacevolezza l'avverto col tatto, non l'avverto con gli occhi. Noi cerchiamo di trasmettere tutte queste sensazioni all'utente finale. Ci troviamo all'interno del primo dei reparti di incisione laser di ML Engraving, ma diciamo questo è un luogo a me caro perché è dove poi tutti i progetti, tutta la parte digitale prende forma e abbiamo le macchine laser che plasmano l'acciaio, quindi siamo nel cuore industriale dell'azienda. Noi nasciamo lavorando nel mondo degli stampi, nella filiera delle costruzioni delle guarnizioni, nel Basso Sebino, la zona di Sarnico, una zona molto produttiva in questo settore, quindi un settore molto tecnico. Nel corso degli anni, continuando a sviluppare processi, metodi di lavoro, allargando anche la nostra azienda e costruendo un comparto di progettazione digitale, abbiamo potuto esplorare nuovi mondi e oggi lavoriamo per brand come Bottega Veneta, come Louis Vuitton, come Cartier anche, e questo ci dà molta soddisfazione, mi rende molto orgoglioso. Noi lavoriamo molto con i centri stile, con i designer. L'azienda sembra più un cascinale che un'azienda perché abbiamo voluto che fosse in armonia con l'ambiente, apprezzano la creatività che può nascere da un ambiente favorevole dove è bello vivere e apprezzano anche il fatto che noi siamo lontani da qualsiasi distretto industriale, quindi è difficile che un progetto che nasca qua dentro venga poi copiato o ci sia la fuga di notizie prima che il progetto possa prendere vita. L'azienda è fatta da persone innanzitutto. Noi 4 soci siamo nati e cresciuti qua, siamo molto attaccati all'ambiente montano, tutti i nostri dipendenti provengono dalla valle. ML Engraving non sarebbe la stessa azienda fuori dal contesto montano dove è stata fondata. Diciamo che sicuramente una volta il modello di business poteva essere quello di dire ho un cliente importante oppure ho tanti clienti in un piccolo raggio di azione e offro a loro più tanti servizi possibili. Adesso il modello è completamente cambiato, devi essere molto verticale, devi avere un prodotto e devi essere assolutamente competitivo, quindi tecnologie digitali, avanguardia informatica, processi molto veloci, ben calibrati, e il tuo potenziale mercato diventa il mondo. Noi in questo caso per riuscire a competere, a dialogare con i grossi gruppi industriali, abbiamo scelto la strada della cooperazione, ci siamo uniti a altre aziende che fanno il nostro lavoro diffuse per il mondo, abbiamo creato 2 gruppi, il GLG, Global Laser Group, e SEC, Surface Etching Corporation. Siamo 30 aziende dislocate su tutto il mondo che
collaborano, si scambiano informazioni, file, progetti, in modo tale che un mio grosso cliente che ha bisogno di produrre possa appoggiarsi su di me e io tramite questa associazione riesca a risolvere i suoi problemi. Oggi non si può fare a meno di essere globali. Ognuno sceglie la propria strada, ma fermarsi a dire il mondo è l'Italia, il mondo è l'Europa, oggi è una strada che non ha più via d'uscita. La pandemia è un tema che sicuramente tocca da vicino soprattutto noi della Valle Seriana. La ricordiamo ancora come una grande tragedia. Abbiamo dovuto anche noi attivare una serie di attività di smart working che adesso continuano. Oltre a ciò, noi ci siamo proprio inventati, per far fronte a problemi legati alla pandemia, un modo di lavorare, il DRE, Design Rendering Engineering, che oggi è uno dei capisaldi su cui stiamo sviluppando e ampliando la nostra azienda. Lo scenario è la pandemia, ma uno dei ragazzi più giovani che vanno in azienda viene e mi dice: ma lo sai Andrea che noi ragazzi usiamo questo sistema per costruirci degli avatar 3D per poter poi giocare col videogame online. Questo sistema si adattava quasi perfettamente, con piccole modifiche, a quello che a noi poteva servire per lavorare, quindi il mondo dei ragazzi e dei gamer che entra nel mondo nell'industria. Abbiamo fatto un accordo con questa azienda, abbiamo sviluppato una piattaforma nostra, abbiamo investito un sacco di soldi, ma soprattutto di energie in un progetto in cui ci entusiasmava, e oggi siamo una delle poche aziende che fanno una progettazione interamente digitale. Possono inviare un link al nostro interlocutore, il quale scarica completamente un progetto digitale. Tutto questo modo di progettare completamente digitale è stato riconosciuto come una novità assoluta da aziende come Iveco, come Renault Trucks, e tutto questo nasce dall'intuizione di un ragazzo e da un'azienda che è capace di ascoltare i giovani. Noi in realtà siamo un'azienda molto informale, come tutte le aziende siamo nati in 2, poi in 4, poi in 10, adesso siamo all'incirca 80 persone. Abbiamo cercato in tutti questi anni di mantenere l'ambiente più informale possibile. Ci si dà tutti del tu, si dialoga apertamente, si va a giocare a calcetto tutti insieme. Questo ambiente favorisce che se uno ha un'idea viene e ne parla come ne parlerebbe al proprio compagno di banco. Quando nel 99 fondammo l'azienda, io e il mio socio definimmo come mission aziendale: vogliamo creare un'azienda dove non ti girino troppo le scatole se domani è lunedì. Questa è stata la prima mission aziendale. Se tu costruisci un'azienda dove le persone si sentono parti integranti di un progetto, dove lavorano bene insieme, queste sono le basi fondanti per costruire qualsiasi cosa tu voglia, perché le tecnologie, il digitale partono dal presupposto che ci siano delle menti fresche, rilassate, entusiaste, soprattutto entusiaste di costruire qualcosa. Ci teniamo a essere una squadra, un team, e a porre davvero il benessere della persona prima ancora che il risultato, perché se una persona capisce questa attenzione poi ti dà il 150% del proprio impegno. In Italia eravamo gli ultimi quando abbiamo iniziato, adesso siamo la realtà più grande che esiste. Il nostro sogno è poter davvero dire: tutto il mondo utilizza il laser per incidere gli stampi. Crediamo di potersi arrivare. Se posso permettermi di dare un piccolo consiglio ai giovani imprenditori, a chi comincia un percorso come ho fatto io 25 anni fa, vorrei semplicemente dire che al giorno d'oggi siete in un momento storico molto difficile, ma non perché sia difficile fare impresa, perché da qualsiasi lato vi sentirete dire che non è più come una volta, che l'Europa sta in una crisi epocale, che è difficile fare business.
Ecco, io voglio dirvi, mantenete l'entusiasmo, mantenete la voglia di fare e credete nei vostri sogni. Quando avete più tante persone che vi dicono che l'idea è folle rispetto a quelli che vi dicono che è una bella idea, partite e non fermatevi più. Finché esistono i tumulti c'è vita, c'è azienda, c'è futuro. Quando c'è la linea piatta, purtroppo è come il cardiogramma, si spegne tutto. Per ML Engraving tumulti significa vitalità, vuol dire aver voglia di confrontarsi, a volte anche in modo acceso ma sempre costruttivo. Non riesco a immaginare un ML Engraving senza i tumulti.